Ciao a tutti, e bentornati su Mania delle serie turche. È bello avervi qui ancora una volta. Oggi vi porto una storia che, ne sono certo, vi farà battere il cuore e vi ricorderà quanto i desideri, quando nascono dal profondo, trovino sempre una strada per diventare realtà. Parleremo di due persone che non hanno solo sognato, hanno lasciato che quei sogni si intrecciassero, fino a sorprendere loro stessi e tutti noi. Preparatevi a un viaggio fatto di aspettative, momenti imprevedibili e, soprattutto, di quella dolce sensazione che si prova quando qualcosa di speciale prende forma sotto i nostri occhi. Prima di iniziare, se non siete ancora parte della nostra comunità, vi invito a iscrivervi e a restare vicini a Mania delle serie turche. Qui le storie non si leggono soltanto, si vivono. Adesso entriamo nel cuore di ciò che ci riguarda oggi. Quel desiderio che per tanti era solo un sussurro, e che per Cenk Torun e Mahsine Merabet è diventato una verità così concreta da superare le aspettative più rosee. Vi è mai capitato di sentire una connessione così intensa con qualcuno da avere la sensazione che ci sia di più, molto più, di quello che appare? Una corrente sotterranea che vi unisce, come se l'aria stessa vi spingesse l'uno verso l'altra. È quello che sembra essere successo a Cenk Torun e Mahsine Merabet. Fin dal momento in cui i loro percorsi si sono incrociati nel modo giusto, qualcosa è scoccato. Non era solo chimica, era un'energia palpabile, il genere di vibrazione che ti fa capire che quella non sarà mai una storia qualunque. Parlavano di sogni, di ambizioni, di un futuro che, a parole, sembrava lontano, eppure, in quelle conversazioni più sincere, magari all'ora in cui i telefoni diventano confessionali e la notte fa posto alle verità, è nato un desiderio condiviso. Non è stato proclamato con grandi annunci, non c'erano piani scritti o promesse ridondanti. Era un'intesa, quasi un patto silenzioso, un desiderio che a molti sarebbe potuto sembrare un'utopia, un'ipotesi fragile, qualcosa che appartiene ai romanzi. E invece la vita, con la sua ironia e la sua sapienza capricciosa, ha deciso di prenderlo sul serio. Immaginate la scena. Da una parte, Cenk Torun, con quella creatività che si porta addosso come una seconda pelle, la testa piena di progetti, lo sguardo di chi vede il mondo come materiale vivo da trasformare in racconto. Dall'altra, Mahsine MeraBet, luminosa e determinata, con un'idea chiarissima di ciò che vuole costruire, senza precipitazioni ma senza esitazioni. Si incontrano in circostanze che sembrano orchestrate da un regista invisibile. Un evento, uno scambio di battute dietro le quinte, forse l'invito di amici comuni, basta un attimo, e il resto diventa inevitabile. Tra loro c'è risonanza. Non un fuoco d'artificio, ma una fiamma che prende corpo e non si spegne. Le telefonate si allungano, le risate si fanno complicità, i messaggi notturni slittano in confidenze. E in questo andare e venire di parole, entrambi, magari in momenti diversi e con linguaggi diversi, fanno emergere lo stesso anelito. Creare insieme qualcosa che sia degno della loro visione. Era un lavoro? Un viaggio? Un passo nella vita privata? Forse tutte queste cose insieme, nella forma che solo a loro poteva appartenere. E senza che nessuno dei due esercitasse pressione, quel desiderio latente ha iniziato a spostare gli equilibri della loro realtà. La strada non è stata una linea retta. Ognuno aveva il proprio ritmo, impegni, progetti, attese. Ma quel filo comune tirava, e lo faceva con discrezione. Cominciano ad allinearsi opportunità che prima sembravano lontane, le coincidenze smettono di sembrare incidenti e diventano indizi. Se il loro desiderio era lavorare fianco a fianco, ecco che Cenk, che coltivava da tempo l'idea di un progetto teatrale, si ritrova con una proposta di Mahsine che sembra il tassello mancante. Se il sogno era vivere un'esperienza forte e trasformante, magari un impegno solidale o un viaggio itinerante, ecco che arrivano inviti paralleli, possibilità che si aprono nello stesso momento, come se il calendario li stesse aspettando. Ed è qui che risiede lo stupore. Perché quando le cose fluiscono con questa naturalezza, siamo portati a pensare che dietro ci sia un piano calcolato, una strategia. Invece, con Cenk Torun e Mahsine MeraBet, sembra esserci stata soprattutto la manifestazione di una speranza profonda che entrambi custodivano.
È come quando chiedi al mondo qualcosa con tutte le tue forze e intanto prepari il cuore al sacrificio, all'attesa, alla fatica, e poi quella cosa arriva senza bussare, quasi gratis, in un modo che ti lascia senza parole. Immaginate il loro dialogo, una sera qualunque, mentre la città fuori corre. Non ci credo, sta succedendo davvero. Anch'io pensavo ci volessero anni, e invece eccoci qui. Quella sensazione di essere al posto giusto nel momento perfetto non si può comprare né improvvisare. È la dolcezza rara che si prova quando un desiderio, custodito in fondo al cuore, si apre come un fiore e profuma tutto ciò che tocca. La bellezza di questa storia sta anche nel fatto che nessuno dei due ha cercato di forzare la mano. Non c'è stata una corsa al risultato, niente prove di forza. C'è stata, piuttosto, una fiducia reciproca che ha permesso alla realtà di fare la sua parte. E quando la fiducia incontra il momento opportuno, i risultati sanno essere mozzafiato. Forse il desiderio, a conti fatti, era la volontà di consolidare la relazione, guardarla in faccia e dirle, andiamo oltre. E chissà, all'improvviso si è presentata l'occasione. Un weekend rubato ai 1000 impegni, un viaggio breve ma intenso, un invito che si è trasformato nel contesto giusto per prendere una decisione grande. Le tessere del mosaico hanno preso il loro posto con naturalezza. Nessuna voce esterna a dettare tempi o condizioni, nessuna discussione infinita. Solo la sensazione nitida che quello fosse il passo successivo, inevitabile eppure sorprendente. Una promessa nata senza clamore, una proposta arrivata spontanea, una decisione condivisa che non ha richiesto giustificazioni perché già tutto parlava per loro. E quando un desiderio comune si realizza così, il legame ne esce più forte. Lo capisci perché ti vedi riflesso nell'altro, nei suoi obiettivi, nella sua idea di futuro. Ti scopri compreso, e capire a tua volta diventa naturale. Cenk Torun e Mahsine Merabet, travolti dalla concretezza del loro sogno, hanno potuto stringere ancora di più quel patto non scritto, fidarsi l'uno dell'altra, guardare nella stessa direzione. Ed è da qui che nascono le storie che durano, quelle che non si spezzano alle prime scosse. C'è qualcosa che tutti possiamo portare a casa da ciò che è accaduto? Senza dubbio. Questa vicenda ci ricorda il valore dell'attesa attiva, sperare, immaginare, dichiarare a se stessi il proprio desiderio. Ma anche restare aperti ai segnali, perché la vita ha una creatività tutta sua. Spesso ciò che arriva è più bello di quanto avessimo progettato, perché non è solo nostro, è il risultato di una sincronia che non dipende da una sola persona. Cenk Torun e Mahsine Merabet lo dimostrano, quando due anime si allineano su un'intenzione, il mondo sembra voler collaborare. La chiave, forse, è proprio questa parola, ricettività. Saper riconoscere l'occasione quando si presenta, anche se non ha la forma che avevamo immaginato. Lasciare andare un poco il controllo, fidarsi di ciò che si muove. Ci vuole coraggio, certo, e ci vuole delicatezza, quell'arte sottile di non rompere l'incanto cercando di gestirlo a tutti i costi. Ma quando ci si riesce, il premio è una realtà che profuma di miracolo, anche se è costruita passo dopo passo. Ripercorrendo quanto accaduto, rivediamo un filo coerente. L'incontro, la scintilla, le conversazioni notturne, il desiderio espresso senza proclami, le coincidenze che diventano segni, la sorpresa che toglie il fiato, il passo decisivo nato nel momento giusto. È una sequenza che somiglia a una melodia, se provi a suonarla in fretta non funziona, ma se rispetti il tempo, ogni nota arriva con il suo peso, e la musica diventa emozione pura. Molti hanno sognato di vederli vicini non solo sullo schermo o nelle foto rubate, ma nella sostanza delle cose, lì dove la quotidianità misura le intenzioni. E quel sogno, a quanto pare, ha trovato la sua strada. Un progetto a due, una scelta di vita da respirare ogni giorno, una promessa di esserci quando le luci si spengono e resta solo la verità. È qui che le storie diventano credibili, perché non hanno bisogno di dimostrare nulla. Esistono e basta. C'è anche un lato dolcemente inatteso in tutto questo, scoprire che la sorpresa non è un colpo di scena fine a se stesso, ma un collante. Sorprendersi insieme crea ricordi indelebili, piccoli totem emotivi che restano anche quando tutto cambia. E così,
Una proposta capita nel momento più impensabile, una decisione presa guardandosi negli occhi, un sì pronunciato senza effetti speciali possono valere più di 1000 dichiarazioni pubbliche. Non c'è bisogno di retorica per parlare di ciò che ha un peso specifico reale. Basta nominare i dettagli, la cura con cui si ascolta, la pazienza di aspettarsi, la gioia di vedersi riuscire insieme. È da questi gesti che nasce la sensazione che il destino, ogni tanto, si diverta a farci un favore. Nessuna magia nera, nessuna scorciatoia, solo il tempo che incontra l'intenzione giusta. Ricapitoliamo, allora. Abbiamo seguito la parabola di Cenk Torun e Mahsine Merabet. Un desiderio nato quasi in sordina, diventato via via trama tangibile. Abbiamo visto come la connessione autentica, unita alla fiducia e a una buona dose di apertura, possa trasformare il possibile in reale. Abbiamo riflettuto su quanto la sorpresa amplifichi la gratitudine, e su come la realizzazione di un obiettivo condiviso sia capace di consolidare un rapporto fino a renderlo, se non invincibile, certamente più consapevole e resistente. Questa storia ci invita a credere nella poesia delle cose che accadono quando smettiamo di avere fretta. Non perché il mondo debba per forza darci ragione, ma perché a volte sa farci un regalo che non osavamo chiedere in modo esplicito. E quando succede, la cosa migliore che possiamo fare è dire grazie e continuare a coltivare ciò che è nato, con lo stesso pudore e la stessa forza con cui lo abbiamo atteso. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi per aver condiviso con noi un altro pezzo di cammino. È la vostra curiosità a spingerci a cercare storie che non siano solo notizie, ma emozioni. Adesso tocca a voi, vi è mai capitato che un desiderio si avverasse nel modo più inatteso? Vi riconoscete in questa traiettoria? Che impressione vi ha fatto il percorso di Cenk Torun e Mahsine Merabet? Scrivetecelo nei commenti, perché leggerli e rispondervi è sempre un piacere. Se questo racconto vi ha coinvolti, se vi ha fatto sognare o anche solo pensare per un attimo a ciò che desiderate davvero, regalateci un like, è un gesto semplice ma prezioso. Condividetelo con chi ha bisogno di ricordare che la vita, a volte, sa sorprenderci meglio di qualsiasi copione. E, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Mania delle serie turche per non perdervi i prossimi capitoli. Noi vi aspettiamo qui, pronti a raccontarvi ancora ciò che nasce quando due cuori e un desiderio trovano la loro strada.